Ciao ragazzi, finalmente sono riuscito a mettere le mani sopra questa bellissima Ultimate Edition di Hulk Hogan. L'avevo vista già tempo fa su Amazon, poi avevo perso l'occasione quando mi ero deciso di comprarla ed era andata sold out. Per fortuna su Amazon è ritornata qualche giorno fa in pre-order e quindi ho detto vai, clicca. È semplicemente stupenda. Io ho già la versione Amazon Fans Takeover, però a questa non ho potuto dire di no. La prima cosa che ho voluto fare comunque è stata quella di verificare se si potesse togliere facilmente la canotta in plastica, e da quello che si può vedere ci si riesce tranquillamente, senza problemi. Anche infilare la canotta, quella in tessuto elasticizzato, è abbastanza semplice. Calza a pennello, molto aderente al corpo, e le braccia si infilano senza problemi. Le proporzioni mi sembrano giuste. Poi l'aspetto finale, anche con la canotta elasticizzata, è molto bella. Soprattutto sono stati replicati anche gli strappi dietro alla schiena. Io poi qui, vabbè, mi sono già divertito a fare qualche posa perché non vedevo l'ora. Tra gli accessori abbiamo la cintura, e quella è stata un pochettino rognosa da mettere, onestamente, anche perché i pin non entravano molto bene all'interno dei fori, quindi bisogna premere un po' più forte, però con un po' di pazienza ci si riesce. Con questo vi potete divertire come volete. Ci sono 3 teste a disposizione da poter utilizzare. Questa qui neutrale e l'altra un pochettino da psicopatico. C'è da dire che questa all'inizio mi sembrava un pochettino dipinta male, ma da quello che ho potuto vedere non è un difetto di fabbrica, ma è stato stampato proprio così, quindi tutti quanti hanno quell'occhio un po' sbilenco. La canotta strappata in plastica è fatta molto bene, è molto morbida e la mia è arrivata un po' deformata, ma con un po' di acqua calda si riesce a rimettere a posto. Inoltre ci sono già le mani attaccate, quindi basta semplicemente inserirle alle braccia e via, lo si può subito posare. Si riesce a vedere anche la scritta Hulk Rules su entrambi i lati. Viene fornito di 3 paia di mani, quindi a palmi aperti, la potete utilizzare per più pose. Poi naturalmente quella ad indici puntati e le classiche a pugno chiuso immancabili. Immancabile la cintura di campione del mondo dei pesi massimi, molto molto bella. Rispetto alla versione Fans Takeover è più piccola, almeno da quello che ho potuto notare. Belli dettagli sul retro perché ci sono sia le borchie stampate, non ci avrei scommesso un euro lì sopra, ed anche la placca dorata sulla fibbia. Come altro accessorio c'è il crocefisso, naturalmente è in plastica. Qui vediamo subito la muscolatura, mi sembra fatta molto bene. Naturalmente le ombreggiature ce le possiamo dimenticare. Ecco, i polsini li avrei preferiti in plastica, quindi un elemento a sé, non dipinti. Devo dire che i miei non hanno difetti di verniciatura. Le ginocchiere rosse, gli stivali classici gialli. Anche qui non ho notato nessuna sbavatura sui lacci bianchi. E poi vabbè, abbiamo i fori per poterlo applicare sulla basetta e la suola è stata dipinta di bianco. Questo Hulk Hogan è alto circa 17 cm, quindi in scala siamo lì. L'altezza è uguale praticamente a quella del Fans Takeover e all'Hollywood Hogan. È più basso rispetto ad Undertaker, ma vabbè. Ora non ricordo se anche nella vita reale fosse così o meno. Le articolazioni tutto sommato sono buone. Ecco, magari la testa si poteva fare qualcosina in più, perché la capigliatura è molto rigida, quindi non riesce ad alzare molto in alto il volto. Immancabili poi giunti a farfalla, quindi si possono incrociare le braccia, allargarle addirittura di parecchio all'indietro. Vi potete divertire come volete. Le braccia sono molto articolate, si possono chiudere nonostante i bicipiti siano ben scolpiti e belli grandi. Lo stesso per quanto riguarda i polsi. Ecco, il torso magari si poteva fare meglio.
non riesce molto a muoversi avanti e indietro, diciamo il giusto va. Comunque sia, la parte inferiore si può ruotare. Hulk Hogan non era tipo da fare split, però se volete. Le gambe invece si possono alzare a più di 90 gradi, quindi vi potete divertire come volete con i leg drops. E purtroppo però, da quello che ho potuto notare, nonostante ci sia il doppio giunto al ginocchio, questo è limitato dalla ginocchiera. Se avessero utilizzato una plastica un pochettino più morbida come fa Hasbro, forse avrebbe potuto avere più ampiezza di movimento. Ma non so se con l'andare si possa rovinare o no questo elemento in plastica. Un'altra cosa che non tanto mi è piaciuta è stata l'articolazione ai piedi, alle caviglie soprattutto. Almeno le mie erano molto molli, quindi quando lo posavo, lo mettevo anche in semplice posa neutrale, faceva fatica, a volte cascava. Quindi per quanto mi riguarda io devo fare attenzione, devo mettere uno stand o quantomeno una placchetta da mettere sotto i piedi. Cosa dire di questo Hulk Hogan, ragazzi? Viene venduto a 43 euro. Per me, per quello che offre, è veramente tanta roba. È l'Hulk Hogan definitivo, poche storie. Avete sia la maglietta strappata, quindi per fare la classica posa iconica, se non vi piace quella potete mettere la canotta elasticizzata, avete comunque la cintura del campione dei pesi massimi, avete il crocefisso, c'è anche la bandana gialla. Nonostante i difetti che ho elencato prima, per quanto mi riguarda, questo è l'Hulk Hogan che dovete per forza avere nella vostra collezione. Io consiglio di prenderlo assolutamente, anche perché potrebbe andare sold out, e una volta che è andato sold out i prezzi lievitano, soprattutto in questo settore. I volti sono fantastici, anche se mi sarebbe piaciuto magari un volto sorridente, ma è lui, è l'Hulk Hogan degli anni 80 che io ricordo. E con questo io mi fermo qua. Come al solito, se vi è piaciuta la recensione, lasciate pure un like, iscrivetevi al canale e fatemi sapere la vostra lasciando un commento. In questo modo aiuterete il canale a crescere. Alla prossima!